Probabilmente hai visto scoiattoli 1000 volte nella tua vita, nel parco, sul tuo albero, lungo le strade del quartiere, e probabilmente in tutti questi anni non hai mai visto uno scoiattolo morto. Pensaci un secondo, statisticamente dovresti vederli ovunque, migliaia, ogni anno, solo nel raggio di 1 chilometro da casa tua. È matematica semplice. Eppure non ne trovi mai, nessuno ne trova. Dove sono? Bentornati su Storie del Giardino Silenzioso. Se è la prima volta che capiti qui, fammi un favore, iscriviti prima di andare via. Quello che sto per raccontarti cambierà il modo in cui guardi il tuo giardino per sempre. Oggi entriamo in uno dei misteri più strani della natura suburbana. Cosa succede davvero a uno scoiattolo nelle ultime ore della sua vita? Dove finisce il suo corpo? E perché tu, che attraversi gli stessi prati ogni giorno, non li vedi mai? Rimani fino in fondo. L'ultimo punto è quello che ti farà tornare alla finestra. Cominciamo dai numeri, perché senza i numeri questa storia non ha senso. Uno studio pubblicato sul Journal of Mammalogy nel 1996, condotto da Bowers e colleghi, ha seguito popolazioni di scoiattoli grigi per anni. Il risultato è duro. Circa il 50% degli scoiattolini nati in primavera non vede l'inverno successivo. Su 100 cuccioli che vedi correre tra le foglie a maggio, 75 sono morti entro novembre. Predatori, fame, malattie, incidenti. E tra gli adulti, la mortalità annuale resta tra il 40 e il 50%. Significa una cosa precisa. Lo scoiattolo che ha mangiato la noce dal tuo davanzale ieri, statisticamente, ha la metà delle possibilità di essere ancora vivo l'anno prossimo. Quindi i corpi dovrebbero esserci, tanti, ovunque. E invece niente. La prima parte della risposta è qualcosa che pochi conoscono. Riguarda il comportamento del moribondo. Quando uno scoiattolo si sente debole, ferito, malato, vecchio, non fa quello che pensiamo. Non si rifugia in un posto visibile. Non rallenta sul prato in attesa di qualcosa. Fa l'opposto. Si infila nel folto, dentro un cespuglio, sotto le radici di una vecchia quercia, nel mucchio di legna dietro il garage che non hai mai spostato, nel buco dell'albero a 3 metri di altezza che nemmeno sapevi esistesse. È un istinto antichissimo. Lo scoiattolo malato sa in qualche modo che la biologia gli ha cucito addosso, che un animale debole allo scoperto è cibo, e si nasconde finché può. I ricercatori che studiano la fauna urbana, a Didian per esempio, in lavori del 2000, hanno documentato che la grande maggioranza delle morti naturali avviene esattamente lì, in coperture dense, posti che noi umani non guardiamo mai. Pensaci, quando passi nel tuo giardino dove cammini? Sul prato, sui sentieri, sui bordi puliti. Non spingi via i rami del cespuglio sotto la finestra. Non ti chini a guardare sotto il portico. Non sposti la legna. E la maggior parte dei corpi è esattamente lì, a pochi metri da te, nascosti, sempre nascosti. Ma c'è una seconda parte della risposta, ed è più rapida di quanto immagini. Anche quando uno scoiattolo muore allo scoperto, sull'asfalto, sul prato, sul vialetto, il corpo non resta lì, non per ore, spesso nemmeno per minuti. Uno studio del 2004 su Canadian Journal of Zoology di DeWalt e colleghi ha misurato esattamente questo. Il tempo medio in cui una carcassa di piccolo roditore resta visibile in ambiente suburbano d'estate è di circa 4 o 5 ore. 4 ore. Cosa la prende? Non quello che pensi. Non avvoltoi. Non grandi predatori. Sono i piccoli spazzini, quelli che hai sempre attorno e non noti mai. I corvidi. Una cornacchia vede una carcassa da 150 metri di distanza. Arriva in pochi secondi. Il gatto del vicino, statisticamente uno dei più efficienti rimuovi cadaveri delle aree residenziali, passa di notte. Tu dormi. La volpe suburbana. La femmina che ha la tana sotto il capanno del giardino confinante e che attraversa il tuo prato alle 4 del mattino, quando non lo sai. Il procione. L'opossum. La donnola, se vivi vicino al bosco, e sotto di loro, sempre, le formiche e le mosche, che cominciano il loro lavoro entro pochi minuti dalla morte. Quando ti svegli e prendi il caffè alle 7,
Qualunque cosa sia morta nel tuo prato la notte prima è già sparita. Lo sapevi? Ma il prato non è l'unico campo da gioco di questo clean-up invisibile. Sopra di te succede qualcosa di ancora più drammatico. C'è una terza parte, e forse è la più drammatica, perché succede in pieno giorno e nessuno la nota. La predazione. Sopra i quartieri residenziali, ogni giorno, succede una caccia che la gran parte degli abitanti non vede mai. I responsabili sono i rapaci, soprattutto lo sparviero e dove vive il falco di Cooper, specie urbane, adattate, sempre più comuni nelle nostre città. Boal e Mannan, in uno studio del 1999 pubblicato sul Journal of Wildlife Management, hanno documentato il caso di Tucson, in Arizona. Risultato: una sola coppia di falchi di Cooper urbani uccideva in media oltre 100 prede l'anno. Molte erano scoiattoli, oltre 100, da una sola coppia di falchi. Ma ecco il punto. Quando un falco prende uno scoiattolo, non lo lascia a terra. Lo porta su un ramo, lo consuma in alto, lontano dal tuo sguardo. Le ossa, i pezzi indigesti cadono in posti che non guardi e sul prato a volte trovi un piccolo cerchio di pelo, un ciuffo strappato, mai un corpo intero, mai un indizio chiaro. Hai sicuramente visto almeno una volta una di queste piccole macchie di pelo sull'erba e ci sei passato accanto senza pensarci. Quel ciuffo era la fine di una storia che si è svolta a 20 metri da te, mentre tu eri in cucina. E poi c'è l'inverno. L'inverno è dove si concentra la mortalità invisibile. E qui le cose si fanno più tristi. Una cosa che molti non sanno: lo scoiattolo grigio non va in vero letargo. Resta sveglio, resta attivo e deve mangiare, ogni giorno. Koprowski, nella sintesi della specie pubblicata da Mammalian Species nel 1994, lo descrive bene. Uno scoiattolo grigio brucia oltre il 10% della sua massa corporea in 24 ore se non ha accesso al cibo. 10% al giorno. Significa che se nevica per 3 giorni di fila e le sue scorte sono sotto la neve o sotto il ghiaccio o le ha dimenticate, quello scoiattolo ha 72 ore per trovare qualcosa o muore. E quando muore d'inverno, dove muore? Nel nido. I nidi degli scoiattoli, i drei, sono quei mucchi di foglie secche e rametti che vedi alti sugli alberi. Sembrano disordinati, ma sono strutture precise, isolate, calde. E quando uno scoiattolo non ce la fa più, si chiude lì dentro, solo, stretto in un angolo, sotto il suo strato di foglie. E nessuno lo vede mai, a meno che non si tagli quell'albero anni dopo e qualcuno trovi le ossa. Adesso arriviamo alla parte che mi aveva colpito quando ho cominciato a leggere su questo argomento, e che spero colpisca anche te. Lo scoiattolo sa che sta per morire. Per gli uccelli intelligenti, come i corvidi, sappiamo che la risposta è un sì sfumato. Le cornacchie si radunano attorno a una compagna morta. Si chiamano. Restano lì 20 minuti. Poi non tornano in quel luogo per settimane. Gli elefanti fanno lo stesso. I delfini, in qualche caso documentato. Per gli scoiattoli, invece, la risposta cambia. E un po' inquieta. Nessuno studio peer-reviewed ha mai documentato comportamenti di veglia o di lutto in Shurus carolinensis o in altre specie comuni di scoiattolo nei confronti dei loro morti. 0 casi. Lo scoiattolo morto è invisibile non solo per noi, è invisibile anche per i suoi simili. Quando una madre scoiattola perde un cucciolo nel nido, non lo veglia. Lo rimuove, spinge il corpicino fuori dal drey, lo lascia cadere e continua con gli altri. Non è crudeltà, è economia di sopravvivenza. Un corpo nel nido attira parassiti e predatori. Tenerlo significa rischiare la prole rimanente. Ed è qui che il mistero si chiude. Tu non vedi mai uno scoiattolo morto per 3 ragioni precise, che lavorano insieme senza che tu te ne accorga. Primo, lo scoiattolo che sente di morire si nasconde nel folto dove tu non guardi. Secondo, i corpi che restano allo scoperto vengono rimossi in poche ore da spazzini che operano quando tu dormi. Terzo, i predatori portano le prede in alto, lontano da terra. E sotto a tutto questo, la cosa che davvero mi ha fatto pensare: lo scoiattolo stesso non si ferma a guardare i suoi morti, non li onora,
non li piange. Va avanti. La biologia non lascia spazio. C'è qualcosa di strano e forse anche di consolante in tutto questo. Le creature più piccole del tuo giardino vivono drammi che si chiudono ogni giorno, sotto i tuoi occhi, senza lasciare tracce. Le tracce le porta via la natura stessa, con un'efficienza che, se ci pensi, è il motivo per cui i nostri prati non sono coperti di scheletri. È il motivo per cui possiamo bere il caffè la mattina, vedere uno scoiattolo correre sul recinto e non pensare alla morte. Una volta che lo sai, però, non guardi più la stessa cosa. Lo scoiattolo che è sul tuo albero in questo momento ha una probabilità su 2 di non esserci l'anno prossimo, e quando non ci sarà più, tu non lo saprai, smetterà di apparire, e un altro, simile, prenderà il suo posto, non perché la natura sia indifferente, perché è efficiente. È così che funziona da milioni di anni. Dimmi nei commenti, hai mai trovato uno scoiattolo morto nel tuo giardino? Dove era, in che stagione e cosa hai pensato in quel momento? Voglio leggerlo, rispondo a tutti i commenti seri. E se questa storia ti ha fatto guardare il tuo giardino con occhi nuovi, c'è il pulsante di iscrizione qui sotto. Pubblico una nuova storia ogni mercoledì. Ci vediamo nella prossima.